Ciao amici, benvenuti sul canale. Sta giocando a nascondino, è Lara. Allora, stiamo a fare una sorta di sopralluogo. Per me non lo è perché sono venuto 1000 volte in questo posto. Forse riuscite a capire dove sono, perché dietro insomma si capisce quanta desolazione c'è e probabilmente questa desolazione l'avete anche riconosciuta. Siamo a Villa de Vecchi. Ho voluto portare Lara e questo video non è un'indagine, perché qui di indagini a nostro avviso e non solo a nostro avviso non serve farne, perché è una casa assolutamente tranquilla, ha una storia incredibile, veramente incredibile, del Conte de Vecchi. E però insomma questo video serve per far vedere a Lara questo posto e per cui poterla mettere nelle condizioni anche di leggere, grazie anche ad un nostro amico segnalino Daniele Missaglia, alcune nozioni importanti che riguardano questa villa, perché ci sono degli iscritti che dicono la verità e che raccontano la storia di questa casa. Esatto, la vera storia di questa casa. Quindi prima di fare questa sorta di documento, di documentario, ripeto, grazie anche al nostro amico Daniele, ho voluto che Lara la vedesse, perché insomma a scatola chiusa anche no, e poi mi spiaceva che Lara non avesse mai visto in vita sua Villa de Vecchi. Siamo in una giornata gelida nonostante ci sia il sole, però insomma vedremo di fare comunque una breve esplorazione in modo tale che Lara si fa un'idea di quanto sta per raccontare, insomma, del posto che sta per raccontare. Adesso vi porteremo a spasso per Villa de Vecchi, o meglio, porterò a spasso Lara. Porterete a spasso me. A prestissimo. Ok Lara, siamo dentro. Siamo dentro. Prime impressioni, a parte che siamo nella prima stanza, ancora non è visto Sì, niente. allora la mia prima impressione è quella esterna, no? Quando l'abbiamo Sì. vista appena arrivati, e è effettivamente horror proprio. Ti aspetti la musichetta sotto, ma l'ho trovata di un affascinante pazzesco. Sì, è molto Cioè affascinante. la trovo una casa affascinante, come un qualcosa che ti ammicca, no? Che ti dici, caspita che bella che è. Sì. Non lo so, mi ha dato quell'impressione lì. Poi purtroppo è messa come messa. Sì, sta cadendo a pezzi. Io ogni volta che vengo qui, ragazzi, Sì. ho sempre la paura di non trovarla, perché Ma- veramente ogni momento è buono finché la casa cada. Ma una cosa che non avevo mai notato, sto guardando anche adesso, una cosa che non avevo mai notato dai video che si vedono, non so se è perché si viene sempre di notte piuttosto che si fanno riprese un po' più strette, io non me ne intendo di questo, del gergo, ma ci sono dei particolari e delle decorazioni che sono meravigliose, ma questi come dire, sembrano quasi dei camei. Sì. Sopra le porte, i muri decorati, gli affreschi sui soffitti, e poi anche architettonicamente nella parte d'entrata, le arcate, è meraviglioso. È una signora che è una signora villa, ma è come se fosse una signora che, poveretta, è stata messa lì e non se ne ha più avuto cura. Ufficialmente Vedo un camino con ufficialmente Lara è stata assunta da Tecnocasa, perché sta praticamente raccontando, Esatto, come se stesse se la volete per venderla vendere a qualcuno. cioè vi lascerò il numero di telefono in sovrimpressione. Si accettano offerte per l'acquisto di questa magione. Ok, allora no, adesso a parte gli scherzi, ti porto in ma una... veramente. Sì. Andiamo nella stanza del pianoforte, visto che Ok. sono pianista, Ok. quindi per forza di cose io sono attratto da questa stanza. Eccolo qua. Eccolo qua. E
Ovviamente ragazzi qua si dice che al solstizio d'estate o d'inverno, non mi ricordo più, scusate il tentennamento, addirittura si senta suonare il pianoforte, ma insomma la vedo molto dura perché non è più neanche un pianoforte, quindi insomma. Ecco, la cosa importante che vorrei dirvi ragazzi è io sono uno dei fautori di coloro i quali pensino e insomma anche attraverso delle prove che qui non c'è assolutamente niente o nessuno che possa insomma farti star male o comunque fantasmi di qualche tipo, però effettivamente qua si sentono spesso dei botti, dei botti e addirittura in certi frangenti si ha l'impressione che stiano spostando dei mobili e questo ahimè, nonostante io non creda affatto a una parola di quello che si dice di questa casa, però i botti io li ho sentiti. E se andate indietro sul canale con i video, sono venuto qui con la Dani e con Titti quando la conobbi la prima volta e avvertimmo entrambi che c'erano questi botti e sapete quanto Dani è linea con noi perché fa parte del team e quanto Titti sia onesta nonostante non sia una ghost hunter, però effettivamente entrambi abbiamo sentito questi botti, questi rumori, sì. Cioè tutte e tre, non entrambi, e insomma ci hanno lasciato un po' così, inquietati in questo senso, però insomma da qui a dire che ci sono i fantasmi ce ne passa, insomma. Sì, probabilmente sono rumori, ma chissà, cioè, questo... penso alla struttura, penso, o non lo so, cioè, io rimango stupita dalla bellezza. Sì. Dalla bellezza dei particolari, la bellezza dei particolari e di quello che spesso non si vede dai video. Adesso non so perché è affascinante, ripeto questa parola, è affascinante. Allora, questa invece è una zona di Villa de Vecchi dove si dice, insomma, o non che si dice, effettivamente quando venni qua tempo fa, ecco, qui mi brillò il cosiddetto K2, ma intensamente, proprio in questo passaggio. Ok. Proprio qui, in questa nicchia che adesso qua con un po' di fatica si vede perché è già buio. Ah, eccola qua la famosa nicchia, sì. Esatto, qui il K2 brillava all'impazzata e non solo a me, però insomma, questa io invece la chiamo la stanza della goccia perché non so se anche oggi è così, ma c'è una goccia d'acqua che cade sempre da là in alto e quindi ogni volta che cade è un passo di una persona perché certo. se uno viene qui con lo zoom insomma gli viene un accidente perché sente i passi in continuazione, ma poi alla fine è una goccia, io la chiamo, ripeto, la stanza della goccia perché da là in alto cade proprio una goccia, adesso no, in questo momento no, però effettivamente casca sempre una goccia per terra e fa il rumore che deve fare, insomma. Continuiamo. Ecco, questa è l'entrata, no? Sì, questa doveva essere l'entrata, sì, esattamente. Cioè, è meravigliosa. Sì, questa è l'entrata ragazzi, là c'è il paese che è Cortenova in provincia di Lecco e vedete anche, se riesco a farvelo vedere, c'è anche la neve sulle montagnole là, ecco perché come dicevo prima fa un freddo becco oggi, anche se è una giornata assolutamente soleggiata. Possiamo dirlo, sì, siamo a fine gennaio. Sì. Siamo a fine gennaio, per cui abbiamo avuto questa bella idea oggi pomeriggio di fare un picnic. di fare un picnic. Ma è una bella idea, cioè nel senso mi ha fatto veramente piacere poterla vedere. È cupa. Beh sì, assolutamente sì. Ecco, tu considera Lara che effettivamente chiunque è venuto a partire insomma, dal sottoscritto di notte fa un effetto terrificante. Sicuramente. Se è cupa adesso, immagino di notte. Poi con tolto l'intonaco e quindi il muro vivo e le pietre vive rendono ancora più scuro la... Poi non so se ti sei accorta che stiamo camminando sulla sabbia. Si sta sgretolando tutto. Sì, si sta sgretolando tutto, sembra di camminare sul bagnasciuga. Ed effettivamente questo, adesso ti faccio vedere la scala, che è effettivamente impraticabile e non è il caso proprio di salirci in nessun modo.
I rumori che sentite siamo noi che stiamo calpestando. Ovviamente, ecco la scala è questa. Oh, caspiterina. Ecco, guarda, non si regge su niente. E poi è sabbia, guardate. No, no, assolutamente. Cioè, mi sembra. Posso. Giusto Sì, per. vai su, giù, No, no, giusto ma. 3 scalini per vedere cosa c'è su, se Oh, vuoi. Sì, vai su fino a lì si può andare, non più in là. effetto stranissimo. Vai fino no, all'ultimo vabbè. scalino di questi vai, non andare là però. Ecco, vedete ragazzi com'è conciata? La scala non si regge su niente, No, no. è venuta No, giù no, la dai, grondaia. sarebbe da puri incoscienti. Guardate, vi faccio vedere. Vediamo Sì, di sì, dove. no. Ecco. Allora, i piani, vedete ragazzi, sono là, ma le scale non si reggono su niente. Assolutamente. Non mi sembra il caso di azzardare una cosa del genere. Ecco. È un piccolo labirinto. Sì, Non so sì. come. Beh, ti assicuro che sopra, siccome si parlava di incoscienza, io lo sono stato, sono andato fino sopra in cima, Bellissimo. e lì è ancora più labirintica perché è pieno di stanze piccole. Peccato non riuscire a vederle. Perché. Sì, e poi vedete ancora le scale lì, potete vedere quanto sono messe No, male. no, no, no. Qui c'è addirittura la grondaia, no, la grondaia È la passa ringhiera avanti, sì, della. la La ringhiera. ringhiera della. Un E poi sottoscala. se Lara fa la brava la porto anche in cantina. Visto che Capito che. guardate in che Ops. condizioni sono i soffitti. Sì. Quindi con un... Io ripeto, ogni volta che vengo qui ho il terrore di arrivare qui, parcheggiare e non vedere più la villa, perché veramente è ridotta ai minimi termini. Ecco, la casa l'abbiamo girata. Come vedi non è enorme, ma... Allora, se stendi in altezza, ci sono 3 piani, di conseguenza, cioè, sì, ce ne sono 3 piani. non è piccola. No, no, per Non è me. piccola e ha questo gioco di stanze veramente bello. Cioè, a me piacciono le case così. Ecco, io immagino che qui ci fossero state delle scale che portano poi nella cantina, che ovviamente adesso non sono praticabili. Quelle, sì, sicuramente. Ma scusa, quindi in cantina da dove si va? Bisogna uscire e entrare dall'altra parte. Ok. Adesso però voglio fare il giochino, a parte che siamo un po' disturbati perché qua passano delle macchine, però io mi metterei, torniamo alla scala, perché è lì che io sentivo sempre i botti, i tonfi, scusa. Adesso voglio vedere se li sentiamo perché, ripeto, siamo disturbati Mettiamoci una. dal traffico, però. Ecco, io qui li sentivo, in questo punto, esattamente qui. Facciamo silenzio qualche secondo. Sono moto. Hai visto? Ma veniva da fuori questo, eh? No, io non sono convinto che venisse da fuori. Veniva da fuori? Riproviamo. Stiamo qua. Io ne ho sentito uno, però se Lara dice che arrivano da fuori, No, poi... l'ho sentito anch'io, ma per me veniva da fuori, però. Sentito? Sentito.
Poi è bellissimo questo camino. Sì. Questo camino è in marmo blu, azzurro e rosa. Veramente bello. Ecco, se devo dire una mia sensazione, in questa stanza, non che mi giri la testa, ma pesantezza. L'altra volta quando siamo venuti qua, che abbiamo visto il pianoforte la prima volta, l'ho sentita ma non ho detto niente. Adesso l'ho risentita, Vabbè. ma niente di particolarmente fastidioso, cioè fa anche freddo, Sì, Madonna, si gela. non voglio dire che non voglio dire, però ho avuto questa sensazione qua. Ok ragazzi, proviamo a scendere in cantina e vedere se si riesce a scendere, perché tra l'altro, ripeto, abbiamo poche pile, poca luce, e quindi magari una toccata e fuga la facciamo, così almeno Lara vede anche il sotto di Villa De Vecchi, e poi magari facciamo un altro giro qua e poi lasciamo il posto alla storia. Esatto. Anche se, ripeto, torneremo qui perché vogliamo fare questa specie di documento proprio qui, perché farlo in casa, per carità di Dio, si possono mettere anche in sovraimpressione immagini bellissime di quando Villa De Vecchi era nel fior della sua bellezza, e poi fare dei confronti con invece insomma Villa De Vecchi oggi. Però ci piace più essere sul posto per raccontare la storia, un po' come successe a Crespi d'Adda, come successe alla Certosa di Pavia, insomma essere sul posto per raccontare del posto. Non c'è miglior bellezza, insomma, del vedere, no? Sì, quindi sì. niente, quindi adesso proviamo ad andare giù in cantina, adesso ti faccio strada e riaccendiamo le camere là. Allora ragazzi, siamo andati a recuperare le torce in macchina, stiamo tornando, ma nel tornare abbiamo visto che ci sono dei tubi, no? Sì, dei tubi di cemento e che dei rami messi come dire, a occludere l'entrata dei sotterranei, Sì. delle cantine, adesso non so. Esatto, dei sotterranei. Vediamo un attimino, però anche abbiamo preso le torce, però ragazzi veramente ci sono dei tubi inenarrabili, enormi, che impediscono l'ingresso. Adesso comunque li abbiamo visti da fuori, adesso approfondiamo un po' e vediamo se si riesce a passare. Tanto la guardate da fuori quanto è bella, fa impressione. Fa impressione, però ripeto, è affascinante. Sì. Fa impressione, ma è affascinante. Ecco, poi là in fondo ragazzi vedete la casa del custode, non posso zoomare, però insomma la casa del custode lì, magari faremo un giro anche lì, approfittiamo ancora di qualche momento di luce perché poi è già sera, insomma. Sì. Quindi tra un po' verrà buio e ovviamente diventa tutto più creepy. Soprattutto diventa più freddo. Sì, a vista le temperature che ci sono già adesso, Sì. immagino che di notte ci sia da sbarbellare. Esatto. Allora vediamo di recuperarvi in cantina. Situazione cantine. Questo è quello che ci siamo trovati, ossia dei piloni di cemento armato con annessi rami di tutti i tipi e sassoni enormi là che ci impediscono di scendere. Sì, no, non sinceramente. Però Lara a telecamere spente ha detto che voleva calarsi con la fune e quindi magari tipo cosa? Indiana Jones. Tipo Indiana Jones o Lara Croft a sto Lara punto. Croft, esatto. Però non è proprio il caso ragazzi, come vedete. Mi dispiace perché giù in cantina è sempre affascinante andarci, però adesso proviamo a uscire e vediamo se ma di passaggi secondari mi sembra che non ce ne siano. Oddio, magari io essendo sempre sceso da qui non mi sono reso conto se c'era una strada alternativa, però mi sa che non c'è. Allora qui ce ne sarebbe una, ma non c'è un modo di scendere perché come vedete c'è un buco, se non calandosi con una fune. Però proviamo a fare un po' un giretto. Attenzione qua. Usciamo dalla villa ed eventualmente entriamo
cerchiamo di andare a vedere la casa del custode. Peccato, mi dispiace. Beh, probabilmente lo hanno O lo bloccato hanno proprio. oppure è cascato qualcosa, perché Ma ragazzi, quei filoni di ricevetta mi sembra... lo dico sempre ragazzi, Anche perché qua sono incastrati... guardate in che condizioni è, ragazzi, proprio qua si è messi malissimo, quindi ho la sensazione che di sta villa, Forse di tutte le ville che sono state visitate come sia da Urbes che da Ghost Hunter, forse è quella messa peggio, o sì, sbaglio? di sicuro, Cioè, di sicuro, io penso proprio di sì, perché le altre bene o male sì, ci sono case conciate male, ma a questo ma non livello è così, difficile. non così, chissà come mai, forse Beh, il insomma, anche l'età, e poi a livello idrogeologico dicevano appunto che sta casa era già stata costruita in maniera rischiosa, perché ok, già il terreno non è molto adatto per poterci costruire una casa simile, e col perché tempo si sta sgretolando si sta proprio. sgretolando. Ma poi avete visto, ragazzi, quando eravamo dentro c'era la sabbia al posto del... Sì, è dico il cemento, insomma, le pietre e quant'altro che si sta sgretolando. Sì, proviamo ad andare a raggiungere la casa del custode, che anche quella, ragazzi, era messa da panico, però giusto almeno per vederla così. Allora, adesso direi che insomma la nostra perlustrazione o la mia voglia di far conoscere Villa de Vecchia Lara sta per giungere al termine, però comunque un giretto ancora dentro ce lo facciamo, in modo tale che anche la luce è scesa, quindi Sì. chissà, magari qualcosa si sente, c'è più pace, c'è più tranquillità, meno macchine in giro, anche se ce ne sono, però insomma dai, un altro giretto ce lo facciamo, visto che poi non torneremo subito, Sì, insomma. subito no, anche perché Anche abbiamo tanti dobbiamo impegni. visionare i documenti che ci sono stati Sì, dati. a parte questo, ma poi abbiamo e tante ispezioni in altre ballo, cose da fare, esatto. certo. Magari verremo in primavera, quando Sì. qui è tutto fiorito, anzi è già quasi meraviglioso qua, perché Una vedete qui, temperatura sì, un po' più clemente. accettabile, sì. E soprattutto senza neve, perché insomma, Sì. o se volete che Lara si geli il sederino sulla neve per Ma anche leggere, no. ecco, Ma anche no, quindi cioè... ecco. Allora entriamo nuovamente, stavolta siamo andati anche a prendere un paio di pile, quindi ci possiamo fare un po' più di luce di prima. Ok, piano piano. Ci sono le felci, guarda, Sì. bellissime. Sì, per ancora un po' si vede, comunque una lucina accendiamo. Quello lì che stemma è? Ma non ci ho mai fatto caso, pensate, l'ho venuto 1000 volte, ma Non capisco se è un disegno non lo so, non riesco a aperto, se ha un senso. non riesco a capire. Però Guarda, anche qua c'è. Qua si vede forse... là in alto, sì. Non capisco se è un... Sono delle armi. Delle armi? Sono delle armi messe in un cinturone. Ragazzi, non riesco a zoomare purtroppo con la action cam, è un po' difficile. Sono delle armi, pure la barda, Sì, la lancia, appoggiate. E questo qui non riesco a capire. Vabbè, facciamoci un giro di qua, nella stanza del piano ancora. Vediamo se questi botti che sentivamo e che abitualmente qui si sentono, si risentono. Io tornerei sempre nel luogo... Stavo guardando una cosa.
Cioè? Agli angoli, qua non c'è, agli angoli della stanza, diciamo, ci sembrano delle lettere. Guarda quella lì che si vede molto meglio. Quella lì. Questa Ah è una sì, G. una G. Questa una D, una O. No, mi sembra. Una D o una O, che qua però non c'è. No, qua non c'è. Qua Qui c'era c'era una un stella. dipinto, qua c'era, guarda, tipo le palme. Sì. Qui, adesso non so se vedete la mia ombra. Queste delle palme, un panorama probabilmente. Che peccato. Ma che peccato. Questo qui era una sorta di... Pozzo? no, collegato alla cantina. Che Oh, adesso ovviamente è caspita. otturato, ma questa era una sorta di... com'è che venivano chiamati? Quello del montacarichi, diciamo, quello per le Montacarichi, sono una vivande. sorta di montacarichi per le vivande che era collegato con Le con le cucine cantine, forse sotto, sì, eh? probabile, solo che è appunto toppato, quindi... vedete ragazzi quanto è creepy Villa dei Vecchi, io questo lo sostengo da sempre perché... Qui c'erano le scale che andavano giù. Sì, ecco, la cantina ragazzi Sì. si raggiungeva ovviamente da lì, ma mi sembra di averlo detto anche prima, sì. Poi c'era la scala che scendeva e ovviamente adesso è impraticabile. Il mio telefono. Questa è la famosa stanza della goccia, che oggi la goccia non cade, però... Ma la sentivi solamente No, o si vedeva? la vedevo, era lì, Probabilmente, sull'angolo a, sì. a destra, cadeva una goccia a terra su qualcosa e ovviamente Sì, sì, sembravano sì. dei passi, Vabbè. ti veniva un accidente. Oh, direi di raggiungere la scala e metterci in religioso silenzio per sentire se qualcosa si sente. Ecco qua. Cioè qua, io vengo qua perché qui sentivo tanti botti, però magari si sentono anche altrove, eh. Sentite Si qualcosa? sente... Boh, boh. Adesso... Qui? Si sente un borbottio, ma un borbottio tipo un tuono. Ma È magari- è quello che io interpreto come botto. Forse botto è stata, cioè è una Io parola come- impropria. Io forse quello che dici tu è quello. Cioè si sente sempre una cosa così. io ho sentito esatto. questo. Sì, forse è Cioè più il botto quello. è qualcosa di secco. Sì, è un botto più morbido, non so come spiegarti. Sì, ma è una cosa Sì, sì, ma è quello. prolungata, cioè il botto è una cosa Sì, improvvisa tu, e certo, tu, sì. no? È quello che dicevo prima, Sì, sì, sì. lo sto sentendo ancora. Sì.
è una sorta di brontolio, come... Sì, un tipo... Ma magari... non lo so. È strana. È strano, eh? Ma non mi inquieta. Ma no, Cioè, per non mi niente. inquieta per niente. Mi piace questa parte qua. Beh, questo è bellissimo. E la sala del camino col pianoforte. Ma adesso siamo entrati lì e hai avuto lo stesso No, e problema? infatti quando Ok. siamo usciti ci ho pensato dopo. Ok. Questa volta non ho sentito nulla. Proviamo a ripassarci, tanto è qua. Io pur non credendo una cosa la voglio fare. Chiedere se c'è qualcuno? Sì, È che non abbiamo... fa niente, magari all'orecchio sentiamo qualcosa. Non abbiamo niente ragazzi, abbiamo una GoPro e 2 pile, quindi non abbiamo un fico secco. C'è qualcuno qui? Se sì, faccia un rumore, ne abbiamo sentiti diversi. Un rumore forte. Il solito brontolio. Sì, il solito brontolio. Ragazzi, con la GoPro non so se becco tutto, ma comunque Ma è una cosa sommessa. sommessa, sì. Cioè, non una- è evidente. Allora, è come se Però- fosse un po' Un brontolio di pancia. incapsulata, è un Sì. suono incapsulato, come se fosse... Perché tu mi dicevi botti, io Ma io pensavo l'ho al botto interpreto- secco. sì. Per cui prima quando abbiamo sentito ho detto, Allora, quello della macchina può darsi che avevi ragione, ma gli altri che ho sentito erano simili questo, però un po' più secchi. Adesso effettivamente è un brontolio un po' incapsulato, come se fosse così, come quando immaginate ragazzi una cassa di quelle per cui si sente, con le quali si sente la musica con i bassi enfatizzati. Ecco, è una sorta di Sì. distorsione di frequenze basse, però non riesco neanche a raccontarvelo a parole quello che si sente. Però Villa de Vecchia è una costante di questa cosa. Mi viene da pensare, e faccio l'avvocato del diavolo, che potrebbe essere anche una sorta effetto di acustico? della corrente che passa nelle finestre tutte aperte Sì. e fa l'effetto mulinello. Però, Anche. cioè, non lo so. Adesso di vento non ce n'è neanche un attimo. Oddio, adesso si sta alzando sì, non c'è vento. No, vento Si non sta ce n'è. alzando l'ariettina della sera, Sì, la tenuto retina conto della di sera. dove Però siamo. così mi sembra Oh. esagerato. Se c'è qualcuno, faccia ancora questo rumore che abbiamo appena sentito. Oddio, scusate, sono stata io.
Si sente. Si sente? Ma si sente. Ormai io non ci faccio più caso. Ogni volta che vengo qui è così. Io l'unica cosa che di Villa dei Vecchi non mi spiego. Il resto è tutto spiegato e spiegabile, ma questo no. Io personalmente non me lo spiego. Sentito? Ancora brontolio. Mi arriva da qua sopra. O c'è, come hai detto tu, una sorta di gioco di aria, correnti. di corrente. Non lo so, non lo so. Che... Cioè io dico così perché tutte le volte che sono venute così, cioè non è possibile. Cioè capita una volta, dici ok, ma io sono venuto 500 volte. Alla fine un'indagine. È qualcosa... Abbiamo fatto un'indagine. Abbiamo fatto un'indagine. E senza strumenti proprio. Senza niente proprio. Senza niente. Però questo rumore cupo, sordo... Adesso si sente. O che è un effetto non solo dell'aria nella casa, ma, e la sparo grossa, una sorta di eco o rimbombo della valle, cioè nel senso che viene da fuori e che magari è un rumore che... Ma quale rumore? Non lo so, non lo so, non ne ho perché idea. non è un rumore distinto, capisci? No, è... Cioè, allora, se fosse un rumore, che ne so, di una macchina, di una campana, di un Sì, trillo, lo identifichi, tu dici, dici ok, è arriva quello. da fuori, rientra dentro e fa l'effetto. Ma è questo È un... cioè, sì. capisci? È Che quello è quasi, che non mi allora, spiego. è quasi impercettibile Sì, volendo, sì, ma è nel completo silenzio si si sente. sente. È come un brontolio di pancia, cioè non so come, Sì, ma più sordo, più sì, incapsulato. incapsulato. Per quello che ho detto, magari viene da fuori o da lontano e riverbera nella valle, perché siamo tra le montagne, e in più la casa vuota con le finestre aperte, il suono magari fa un giro particolare. Sai il drago che dorme e brontola, Sì, pronto? così, esatto, così. Quello Allora, delle favole, facciamo no? ancora un giro della casa e poi possiamo anche andare. Sì, anche perché adesso Sì, fa anche perché parecchio adesso freddo. fa freddo e fa buio. Però è interessante, io guarda, solo per capirci qualcosa di sto benedetto rumore ci starei qua anche stanotte. Ma no, ma perché voglio arrivare a capire sta cosa, cioè non l'ho mai capita da quando vengo a Villa dei Vecchi di sto rumore. E ripeto, io di Villa dei Vecchi, di quello che si dice non credo a mezza parola. Però questo qui, vabbè, ma qua cioè, non l'ho penso. sentito con le mie orecchie e non solo le mie, L'ho sentito più volte con la videocamera quando venivo giù con le videocamere di un altro tipo, non con la GoPro. L'ho messa in replay più volte sta cosa. Ripeto, io non sento dei botti, sento questo È una via di mezzo tra brontolio e un botto. Però a volte quando è più forte sembra un botto, quando non lo è sembra più un brontolare di qualcosa, però adesso c'è anche molte Sì, no, ci adesso sono anche molte passano un po' macchine di che passano. macchine, probabilmente l'orario. Niente, direi di Sì, qua facciamo andiamo. il giro così e Sì, basta. perché È anche molto creepy adesso.
Ok, siamo all'uscita. Ragazzi, io sono personalmente felice di aver portato Lara qui, è un posto che io dico, l'ho detto in macchina a Lara, il primo amore non si scorda mai, io qui ci ho fatto la prima indagine e mi sono molto spaventato la prima volta anche perché ovviamente ero così incantato da quelle che erano le dicerie su questo posto e quindi ovviamente sono entrato con timore in questo posto. Adesso la vedo veramente come ha detto Lara, come una signora claudicante questa villa, quindi mi fa molta tenerezza, dispiacere, però non mi fa assolutamente paura. Come dicevo, adesso lascio la parola a Lara per i saluti. L'unica stranezza alla quale credo fermamente, ma proprio fermamente, nessuno mi toglierà questa convinzione, sono questi brontoli barra botti barra rumori particolari che, ripeto, facendo lo scettico fino in fondo come sempre sono stato, possono essere causati da correnti d'aria che si infilano nelle finestre, nei piani superiori, ritornino giù e facciano questo effetto eco, rimbombo, eccetera. Però io sono venuto in tante condizioni atmosferiche in piena estate dove non si muove una foglia, sono venuto con la neve, sono venuto con la pioggia, col temporale, sono venuto oggi che c'è molto freddo ma senza vento, sono venuto in tantissime condizioni atmosferiche, però questi botti barra brontolì li ho sempre insomma rilevati. Niente, io per quello che mi riguarda vi saluto, vi lascio al prossimo video e faccio salutare Lara. Ciao, ciao a tutti. Ora io approfondirò il discorso su Villa De Vecchi, vedrò la sua Ringraziamo storia, anche il nostro ringraziando il nostro signalino che ci ha fornito questi preziosi documenti. Vedrò di raccontare nel miglior modo possibile la sua storia e niente, le varie curiosità, quello che si riesce a trovare. Contenta di essere venuta a visitarla, a vederla, mi piace, è un bel posto, sì. Assolutamente. Sì. Allora vi salutiamo e al prossimo video. Ciao.